Ciao amici e amiche del segno dei gemelli, benvenuti, io sono Angela e questo è Exotericord, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 3 al 9 agosto. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli, i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo a vedere le energie principali, poi i segni zodiacali da attenzionare, gli ambiti, amore, al lavoro e le finanze. Partiamo benissimo con questa carta dei pesci che è legata all'autonomia, all'indipendenza, al benessere, sia possiamo ottenere un ottimo risultato, un guadagno, una progressione, un miglioramento. Ricordo che è anche una carta legata all'abbondanza, alla gioia e ai viaggi, agli spostamenti, quindi spero che magari molti di voi siano in vacanza, oppure magari che, visto il significato della carta stessa, anche per chi è al lavoro, possa vivere diciamo un momento di tranquillità e di serenità, soprattutto poi quando c'è la carta della stella, vuol dire che molti di noi sono proiettati verso il futuro, quindi la rigenerazione, la cura del presente, assolutamente sì, ma questa carta ci può portare un rinnovamento, una nuova speranza, ottimismo, ispirazione per nuovi obiettivi e propositi da realizzare, quindi ci porta una bella carica di energia. Può essere portata da una persona nello specifico, può anche darsi che noi possiamo adottare un atteggiamento un po' più risolutivo, più concreto, senza dispersione di energia, senza perderci in tante e troppe idee e infatti abbiamo la presenza del gentiluomo, che ricordo può essere una nostra stessa energia, ma può essere anche qualcuno che è presente a sostenerci, ad aiutarci o che in qualche modo dobbiamo osservare e attenzionare. A proposito di attenzionare, i segni zodiacali che saranno determinanti in questa settimana sono principalmente quelli di Aria, Gemelli, Bilancia e Acquario, e abbiamo anche un po' quelli di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. E adesso procediamo con l'ambito amore. Andiamo a vedere coppia single e ricordo, essendo una stessa generica, alcune cose possono fare riferimento anche alle persone più importanti, tipo amicizia, famiglia. Il nostro punto di partenza è con la Peonia, che parla sì di emozioni molto forti e contrastanti, quindi possiamo approfittare di qualche momento per concederci qualcosa di diverso, una trasgressione, un brivido particolare, però per certi aspetti può anche indicare un po' di sfiducia, i sentimenti potrebbero essere confusi, perché magari abbiamo a che fare con qualcuno o una persona un po' impenetrabile che appunto magari può essere anche difficile comunicare a volte. Però è una nota di passaggio, probabilmente le cose o possono essere subito chiarite o comunque si trova subito concretezza e costruzione, quindi massima attenzione e cura. Bellissimo questo fiordaliso che è felicità e complicità e anche chiarimento. Quindi vediamo che viene totalmente superata la prima parte. Con il papavero è vero che può esserci qualche conflitto, quindi abbiamo energie altalenanti, soprattutto quelle un po' più difficili sono all'inizio e alla fine della settimana, quindi
attenzione a non compiere ulteriori sacrifici, di adattarsi assolutamente sì, però può anche darsi che ci sia uno squilibrio nel dare e nel ricevere, e quindi questo bisogna in qualche modo attenzionare e rivedere proprio nella relazione, così si può avere equilibrio. Per i single queste carte vogliono dirvi che potrebbe esserci o una persona per voi indecifrabile, una persona che vi confonde un po' le acque. Se state frequentando, diciamo, questa persona, allora ci sono alti e bassi, con momenti che possono essere piacevoli, interessanti, o comunque aver maggior comprensione sull'andamento di questa frequentazione, e invece altri momenti in cui purtroppo, diciamo, prevale o un conflitto o indecisione, incertezza, potrebbe esserci qualcosa che non va. E per chi non ha nessuno, effettivamente queste carte possono parlare di situazioni altalenanti che state vivendo nelle varie relazioni. Potrebbe esserci anche un incontro o un interesse, diciamo, in questo momento, però che non vi dà grandi soddisfazioni, o comunque vi getta un po' di confusione e di conflitto. Per quanto riguarda le questioni più pratiche del lavoro e delle finanze, troviamo la carta della casa. C'è sempre così tanto da dire, cerco sempre di dire il più possibile per aiutarvi a comprendere cosa aspettarvi. Essendoci la carta della casa, è vero, può far riferimento a magari a tutte quelle persone che lavorano in smart working, oppure sono a casa, spero in vacanza, oppure di riposo, o ci sono delle questioni importanti da attenzionare riguardo la casa. Magari siete in fase di ristrutturazione, state valutando un acquisto, una vendita, o ci sono tante altre cose che a livello metaforico non possono riferirsi alla nostra stessa sicurezza lavorativa ed economica. Vuol dire che si è impegnati nel modo giusto e corretto, direi, perché il mercante può fare riferimento alle nostre scelte, ai nostri propositi, e quindi stiamo cercando di adattarci e di metterci in una posizione di vantaggio in modo tale da poter gestire ogni cosa. Può riferirsi anche a una persona, quindi se state aspettando magari un aiuto, un sostegno, una proposta, un'offerta, un qualcosa da valutare, quindi che non dipende esclusivamente da voi, potrebbe esserci una fase non di stallo in senso negativa, ma di attesa comunque positiva, propositiva, e che presto potreste avere queste risposte. Per alcuni subito, diciamo nell'immediato, per altri magari si deve aspettare un attimino, e questo vale anche per chi è alla ricerca di lavoro. Quindi aspettatevi una fase un po' di serenità e tranquillità, proprio per favorire magari chiarezza e cercare di impostare per bene la vostra ricerca, e quindi c'è una buona gestione delle vostre energie, e magari può esserci anche qualche novità, un qualcosa da proiettare verso il futuro come cambiamento e rinnovamento, che sicuramente può darvi delle risposte e delle soddisfazioni. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!